Allora, supponiamo che questa è la nostra villetta, ok? Qui abbiamo tutto il recinto e qui l'Enel ha installato il contatore sul muro di cinta, ok? Questo è un muro di cinta. Noi da qui, almeno io solitamente faccio così: dal contatore si fa un foro, c'è un foro già predisposto nel vano contatori, quelli in vetroresina, di 25, quindi passerò un tubo di 25 dall'altezza, che di solito il contatore è a 1 metro, fino all'interno, dietro qui dove installerò un pozzetto, ok? Quindi qui ci avrò un 25, uno diametro 25 di collegamento. Ora qui noi dovremo andare all'abitazione. Prima di andare all'abitazione ci sarà un altro pozzetto, ok? Qui dal pozzetto a pozzetto ci vuole il corrugato, non quello che si usa negli appartamenti, ma quello più resistente, quello rosso, blu, che l'avete visto, per intendersi. Per la linea dorsale io solitamente faccio posare un 60 o 40, comunque rimaniamo sul 60, un tubo corrugato di 60, ok? Poi da qui andare nell'appartamento non si può. Allora, nell'appartamento poi verrà messa, supponiamo che questa è la porta di ingresso, qui supponiamo di installare il centralino, questa è la nostra casa, lo installiamo qui il centralino, ok? Questo è il centralino che sto disegnando ora sulla parete. Sotto metterò una scatola di derivazione. In questa scatola di derivazione nessun muratore ti passerà un tubo di 50 da qui sul massetto fino ad arrivare alla scatola di derivazione, quindi siamo costretti a mettere dei tubi. Io solitamente predispongo un tubo di 25 che mi va direttamente qui al centralino, quindi dal pozzetto avrò questo tubo di 25 che mi arriva diretto qui. Poi un tubo per la palina di terra che va in questa derivazione dove farò il mio nodo equipotenziale. Poi avrò un altro 25, per esempio, per la linea luci giardino, ok, luci giardino, e poi avrò anche il citofono o video citofono, video, ok, e lo mandiamo qui in questo pozzetto. Quindi sono già 4 tubi. Di scorta io ne lascio sempre uno vuoto, che può essere per un comando irrigazione o un comando esterno, quindi dobbiamo considerare di passare questi 5,25, ok? Ora cosa succede? Il citofono o videocitofono, scusate, questo non va diretto qui, passa nella scatola, nel centralino viene messo l'alimentatore e poi si viene qui, ok? Scusate. Ora, per fare un ottimo lavoro, la parte videofonica, siccome sono a bassa tensione, si prevede di mettere anche un tubo per i segnali di 50. Poi, quindi noi vedremo qui, poi da qui andiamo al nostro videocitofono, pulsantiera e alla serratura del cancello, ok? S sta per serratura e questo lo chiamiamo pulsantiera. Rimasto sarebbe, se decidiamo di mettere dei lampioncini nel giardino,
bisogna fare così, bisogna considerare sempre una traccia che non sia più lunga di 10-15 metri, anche perché col tempo questi corrugati ci pongono dentro la terra e sono difficili da passare. Un'ottima soluzione è metterli sempre agli angoli della casa, quindi se io metto un pozzetto qui, un pozzetto qui, un pozzetto qui, va da sé che io da qui con un tubo, anche se ho usato il 60 o il 50, anche il 50, qui ho scritto 60 ma va bene anche il 50, faccio tutto questo qui col tubo rosso di 50, faccio la mia dorsale, ok? Questo o lo colleghiamo qui o lo colleghiamo qui, così. Da qui esco e vado a fare il mio lampioncino. Il pozzetto ci serve se dobbiamo fare delle resinature ispezionabili, rimangono qui. E un'altra cosa, la massa a terra, se noi predisponiamo la palina o la mettiamo nel primo pozzetto, ma qui avremo un sacco di cavi dentro, magari ci spostiamo in questo pozzetto dove andiamo a mettere la nostra palina, ok? Se non dovesse bastare il valore di resistenza verso terra, quando andiamo a installare una palina faremo una serie e metteremo un'altra palina passando sempre in questo corrugato del 32, un'altra palina qui, ok? Questi vanno tutti in un 40, in un 50. E qui possiamo installare l'altra terra, ok? Di solito con due paline di terra, di quelle a croce zincate alte 1,5 m, si riesce a stare benissimo sotto i 20 ohm che la normativa ci dice, ok? Poi come sezione che si porta al contatore, ora io vi ho messo un 60, anche perché se oggi o domani decidete di mettere i pannelli fotovoltaici e dovete portare un cavo che vuole qui l'Enel per il fotovoltaico, noi ci passiamo bene nel 60. Se decidiamo di fare una predisposizione seria, poi da qui dovremo andare qui fino ad andare sul tetto un tubo dedicato, un 32, ok? Fino a sopra il tetto. Allora, la terra l'abbiamo detto, il citofono oramai funziona tutto in digitale, consideriamo sempre un cavo doppio isolamento da passare, un twistato in base al tipo di citofono che andate a scegliere, e lo passate, questo qui tutto collegato, cioè tutto intero. Il taglio lo faremo dopo, dall'alimentatore al video, e dall'alimentatore alla pulsantiera lo facciamo diretto. La serratura viene comandata sempre, il comando è sulla pulsantiera, sulla maggior parte dei videocitofoni o citofoni. Niente, la terra, se si passa intubata così, va bene di 16 giallo-verde, ok? Terra 16 giallo-verde. Allora scriviamo terra, usiamo un cavo N07VK, diametro 16, giallo-verde. Poi per i lampioncini, se sono un doppio isolamento, io passerei sempre un cavo in più, quindi supponiamo che, almeno io per principio porto sempre il punto di terra nei lampioni, perché oggi sono in vetroresina, domani li mettono metallici e mi mancherebbe la terra. La passo sempre per disposizione, quindi sono per un'accensione ci vuole un 3x1,5. Consideriamo un'accensione secondaria per alternare i lampioncini, io ci passo per i lampioni un 4 G1,5 FG16, ok? Questo cavo mi parte dalla scatola di derivazione o dal quadretto sopra e fa il giro dei lampioncini, viene interrotto e vengono fatte le giunzioni qui, ok? Questa è una soluzione. Poi la linea d'alimentazione, se siamo a 15 metri per
per un 3 kW, 3 kW dal contatore, basterebbe un 2x6, ok? 2x6 FG16 dal contatore al centralino, ok? Se vogliamo essere sicuri che oggi o domani anche qui decidono di fare un fotovoltaico e mettono 6 kW, allora a quel punto io passerei anche un 2x10, così quello non si tocca più e lo potete già certificare che va bene per il 6 kW. 2x10, quello l'abbiamo detto. Cosa c'è rimasto? Niente. La terra abbiamo detto 16, lampioni, il contatore e la pulsantiera dei citofoni. I citofoni va bene, ci sono i cavi da interrato, perché qui siamo nell'umidità, mi raccomando usiamo cavi interrati, doppio isolamento, ma basta anche un 2x0,50 doppio isolamento, che il simbolo è questo qui, se lo trovate con guaina FG16 meglio ancora. Questo è quanto. Poi da sapere, qui ripeto, io ho messo 5,25, poi bisogna vedere se qui abbiamo un marciapiede, che magari possiamo mettere delle prese in facciata, sempre comandate magari dal centralino, facciamo una linea prese esterne. Se no anche questo, se dobbiamo fare sul muro di cinta, faremo come i lampioncini, aggiungiamo un tubo di 25, andiamo nel pozzetto e facciamo il giro che dobbiamo fare. Se c'è un crepuscolare uguale, ma il crepuscolare magari lo facciamo da dentro l'appartamento, facciamo un buco in facciata e andiamo a montare il crepuscolare magari in questa zona qui, che magari non gli dà noia al lampioncino per prendere la luce. Insomma, dove vi torna comodo, l'importante è che non abbia una luce diretta davanti, se no fa come il semaforo, si accende e si spegne la sera. Questo è quanto. Se c'è qualche domanda scrivetemi e vi cerco di aiutarvi. Ok? Per oggi è tutto.